Oggi vi farò vedere come costruire un attrezzo salvavita molto semplice che tutti dovrebbero avere in auto, perché può salvare la vita veramente a tante persone, oltre che a se stesse. Quello che ci serve oggi è una candela di una macchina, di un'automobile, di un motorino, di una qualsiasi cosa che abbia questa parte in ceramica. Usata va benissimo, chiunque vi può regalare una candela usata che tanto andrebbe smaltita. La colla a caldo e un chiodo o un pezzo di ferro abbastanza lungo. Ora vi faccio vedere cosa dovete fare. Innanzitutto bisogna rompere questa candela. Occhiali protettivi, tenaglie o pinze, quello che preferite. Appoggiate la candela e colpitela con un martello. Ok. Quello che a noi interessa sono questi frammenti appuntiti che rimangono dopo la rottura. Quindi togliamo. Adesso prendiamo il chiodo e la colla a caldo. Se avete la pistola tanto meglio, io userò l'accendino, non è un problema. Ecco qua, serve questo attrezzo. Abbiamo creato un attrezzo con pochi minuti che serve per rompere i finestrini di un'auto. Abbiamo sentito storie di cronaca in cui delle persone cadute in un canale, cadute in un fosso, sono rimaste intrappolate nella propria auto e sono morte annegate. Perché quando la macchina cade in acqua, gli sportelli subiscono una pressione dall'esterno da parte dell'acqua e non si possono aprire. I finestrini ovviamente non funzionano perché l'alimentazione dell'auto nell'acqua non riesce a trasmettere la corrente ai finestrini elettrici e quindi non si riesce a uscire dall'auto. Oppure, a che cosa può servire? Può servire nel momento in cui vediamo un bambino abbandonato sotto il sole o un cane abbandonato con l'auto dentro l'auto chiusa sotto al sole. Noi possiamo intervenire dall'esterno, rompere il vetro e salvare o l'animale o la creatura, il bambino, quello che sia. Oppure può succedere che ci scordiamo le chiavi della macchina dentro, magari siamo stati al mare e ci scordiamo le chiavi dell'auto dentro, avere dietro uno di questi o crearlo al momento può servire per rompere il finestrino. Funziona soltanto con i vetri temprati, ora vi faccio vedere. Qui dentro c'è un normale finestrino di un'auto. Perché l'ho messo qua dentro? Perché il momento in cui si romperà, i vetri cadranno là dentro e butto tutto insieme senza stare a raccogliere i vetri per tutta la carrozzeria. Adesso vi faccio vedere un vetro, una volta chiuso, con il martello, è molto duro da rompere. Figuriamoci a mani nude dentro la vostra auto, quanto può essere difficile. Non si rompe, è un vetro temprato, fatto apposta per essere più resistente agli urti e soprattutto nel momento in cui si rompe non fa lastre taglienti, ma fa soltanto tutti piccoli frammenti. Sono taglienti uguali, ma sono talmente piccoli che non danno fastidio. Ora, vediamo con il nostro attrezzo invece come è facile rompere un vetro di questo tipo. Io consiglio di usare dei guanti e degli occhiali protettivi, in questo caso, in caso in cui bisogna salvarsi la vita, è indifferente perché se non c'è tempo di mettersi gli occhiali è sempre meglio vivi con una scheggia nell'occhio che morti a senza schegge. Occhialato, guantato, vado. Ecco fatto. Avete visto con quale facilità si può rompere? Ovviamente è un attrezzo monouso, perché la ceramica contenuta nella candela si spunta dopo la prima o il secondo colpo. Però in questo modo, senza esercitare nessunissima... Il consiglio che mi sento di darvi è di scegliere quei frammenti di ceramica che abbiano una punta molto appuntita. Ovviamente la ceramica è delicata,
quando arriverà a contatto col vetro si romperà sia la punta che il vetro, senza tanto sforzo. Anche dall'interno del veicolo, voi, se non riuscite ad aprire il vetro in situazioni di panico, in situazioni di pericolo reale, potete rompere il vetro della vostra auto dall'interno, specialmente chi non ha tanta forza nelle braccia, e soprattutto anche se uno ha forza nelle braccia, ma a mani nude il vetro non si rompe. È impossibile, se non si tira giù e dovete uscire per forza dal vetro, potete rompere con questo attrezzo. Ovviamente vale per tutti i vetri, tranne che per il parabrezza, perché quello non è vetro temperato, quello è vetro stratificato, cioè sono 2 strati di vetro con all'interno una pellicola di cellophane. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like al video, scrivete nei commenti se avete trovato difficoltà o se vi sembra utile questo tutorial, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ciao!